Si è chiuso nella serata di ieri il calciomercato invernale con l'Inter che ha di fatto ufficializzato 2 acquisti, solo 2 acquisti a titolo definitivo, 2 acquisti di prospettiva. Il primo è Jakirovic dalla Dinamo Zagabria che è stato integrato all'Under 23 di Stefano Vecchi, l'altro invece è Yanis Massolen, calciatore francese, altro giovane, attualmente al Modena, che in realtà resterà in prestito al Modena fino alla fine della stagione ed è stato acquistato anche lui a titolo definitivo, un'operazione che era stata già anticipata da Giuseppe Marotta in occasione di Cremonese Inter, proprio definito un acquisto in prospettiva che potrà essere utile per la causa nerazzurra, per la prima squadra appunto in futuro, ma l'annuncio ufficiale è arrivato nella giornata di ieri, quindi proprio agli sgoccioli del calcio mercato. Dal comunicato ufficiale dell'Inter si legge che il centrocampista francese classe 2002 ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno del 2030, arriva all'Inter a titolo definitivo e contestualmente si trasferisce a titolo temporaneo fino al termine della stagione a Modena, quindi lo ribadisco, in realtà resta a Modena fino alla fine della stagione e poi arriverà in nerazzurro. Un'operazione da circa 4 milioni e mezzo più bonus per questo giocatore che andremo a conoscere in questo nuovo contenuto, amiche e amici nerazzurri, con un approfondimento su di lui. Quindi innanzitutto ben ritrovati a tutti voi. Prima di partire, prima di entrare nei vari dettagli, insomma, io come sempre vi ricordo e vi invito a sostenere il progetto Passione Inter con un mi piace a questo contenuto, l'iscrizione al canale e soprattutto vi aspetto nella famiglia del club di Passione Inter con tanti nerazzurri da tutto il mondo. E allora andiamo a conoscere meglio Massolen con la sua solita scheda, diciamo, per inquadrare il giocatore. Stiamo parlando di un classe 2002, 23 anni. La cosa che sicuramente salta di più all'occhio è la sua statura, perché parliamo di un giocatore alto 1,97 m. È un mancino, il suo ruolo naturale è il trequartista, ma in realtà al Modena, lui ricopre il ruolo di mezzala, anche se nel corso della carriera in realtà ha fatto un po' di tutto, perché ha giocato anche come ala e anche come punta e infatti, dopo lo vedremo dalle statistiche, ha una forte tendenza offensiva. È un incursore, un giocatore che porta palla, insomma è un giocatore che ha molta propensione offensiva. Ha iniziato la sua carriera in Francia e ha giocato in una serie di club a livello giovanile tra Svizzera e Francia. Poi è approdato al Clermont che lo ha portato in prima squadra con cui ha esordito in Ligue 1. Prima però di arrivare al Modena ha fatto anche una breve parentesi in Belgio, è approdato in Italia nel 2025 proprio appunto con il Modena e inizialmente devo dirvi che non ha trovato immediatamente spazio, ha avuto un po' di difficoltà, ecco. La partita della svolta in realtà è stata quella contro il Frosinone, allora capolista. Il Modena era sotto di 2-1 e Sottil ha deciso di fare entrare questo giovane Massolen che ha di fatto deciso la partita perché ha siglato il gol del pareggio, il suo primo gol in Serie B e di fatto quella rete che gli ha aperto la strada. Da quel momento ha cominciato ad avere sempre più minuti e si è preso poi man mano anche il posto da titolare. Infatti dalla partita contro il Catanzaro dell'8 dicembre a quella contro l'Empoli di fine gennaio, Massolen ha collezionato 8 titolarità di fila, quindi insomma anche questo ci dimostra che Sottil ha cominciato ad avere anche sempre più fiducia nei confronti del giocatore e nel mentre poi ha anche fornito 2 assist ai compagni dopo quella gara e dopo l'exploit contro il Frosinone. Quindi un giocatore che inizialmente ha avuto un po' più di difficoltà, ma che poi è esploso improvvisamente. Vi riporto un attimo quelle che sono le parole del suo agente dopo l'acquisto e dopo appunto che è stato ufficializzato l'acquisto all'Inter. Con l'Inter abbiamo trovato il progetto giusto, dice, nella più grande società al mondo che ha capito che Yanis ha un potenziale incredibile, ha un margine di miglioramento pazzesco secondo me e l'Inter lo ha visto. È un 2002, quindi non parliamo di primavera, non parliamo di Under 23, parliamo sicuro di prima squadra. L'Inter non ha in rosa un giocatore come lui, sicuramente Yanis non ha fatto niente rispetto ai giocatori della rosa nerazzurra, ma pensiamo tutti che ha il potenziale per arrivare ad avere minuti e convincere lo staff dell'Inter. Tra l'altro ha aggiunto c'è Chivu che lancia i giovani senza problemi e ha fatto il settore giovanile. Tra l'altro il presidente del Modena ha definito questo giocatore un marziano, quindi si sta diciamo parlando molto bene
di questo giocatore. Ovviamente la gente tira acqua al suo mulino, come è giusto che sia, però ci dà una panoramica e soprattutto ci dice: escludiamo la possibilità che possa essere, insomma, aggregato alla primavera o all'Under 23, perché parliamo comunque di un 23enne. In realtà questo l'aveva detto anche appunto Marotta, che aveva fatto riferimento eventualmente alla prima squadra. Poi vedremo insomma anche come terminerà questa stagione al Modena. Sicuramente è un giocatore in crescita, è un giocatore che sta dimostrando, è un giocatore di prospettiva. Ma andiamo a vedere quelle che sono un po' le caratteristiche anche di Massolen, che poi è un po' il fulcro, la chiave di questo discorso. Allora, parliamo di un giocatore, come vi dicevo inizialmente, che è molto coinvolto nello sviluppo offensivo. Ce lo dimostrano anche l'elevato numero, di tocchi e di passaggi, che ci confermano una partecipazione costante al gioco del Modena, con anche una tendenza molto forte a prendersi quelle che sono le responsabilità nella costruzione e nella rifinitura. Infatti, devo dirvi che un'altra cosa che leggo molto di questo giocatore è che ha una grande personalità, quindi non è per nulla scontato. Numero di occasioni che vediamo, occasioni prodotte e assist realizzati, descrivono anche un giocatore comunque capace di mettere anche i compagni in condizione di concludere. Dal punto di vista dei duelli, il rendimento è equilibrato nel gioco a terra, ma un po' più, fragile nel gioco aereo. L'abbiamo detto prima, è un giocatore molto, molto alto, è un giocatore che svetta. Io ho visto i suoi video per cercare di capire un po', la tipologia di giocatore e devo dirvi che è un giocatore che sicuramente salta all'occhio perché è molto alto, è molto slanciato, poi vabbè ha anche questi capelli se vogliamo che sicuramente, ecco, facilitano la cosa, però è molto alto, svetta veramente all'interno della squadra, svetta in campo, lo vedi. Forse la questione è che deve un po' irrobustirsi perché è anche molto magro, quindi è molto alto, molto slanciato, molto magro, quindi forse deve irrobustire il fisico, soprattutto considerando anche lo stile del calcio italiano in Serie A, quindi soprattutto nei duelli hai bisogno anche di andare un po', ecco, ad irrobustirti. Non a caso un'altra mezzala dell'Inter è Sucic, che non c'entra nulla con l'altezza di Massolen, però Chivu, se vi ricordate, ha detto più volte che deve essere un po' più cioè un po' più resistente, ecco, nei duelli, un po' più fisico, quindi per un centrocampista sicuramente è una caratteristica che, serve. Per quanto riguarda i dati, difensivi, questi ci dicono e ci confermano in realtà che Massolen è un giocatore che è chiamato più a creare che a contenere. Infatti la fase difensiva è funzionale a quello che è il suo stile di gioco, perché ha un contributo sicuramente in termini di intensità e recupero palla, lo vediamo dalle statistiche, ma con dei limiti evidenti nella difesa posizionale e nella gestione dell'1 contro 1 arretrato. Quindi è un po' il discorso che facevamo prima, è un giocatore che sicuramente punta più, ecco, alla fase offensiva che non alla fase difensiva, ma troverà anche nel caso un equilibrio, perché la crescita poi impone anche questo e in una squadra come l'Inter comunque se dovesse essere poi impiegato da mezzala serve quell'equilibrio tra le 2 fasi. Poi vediamo, magari in realtà verrà schierato come trequartista, visto che è il suo ruolo naturale, o verrà appunto utilizzato da Chivu, magari io l'ho pensato anche un po' come avrebbe dovuto o come avrebbe voluto pensare il ruolo di Frattesi, però mi sto sbilanciando molto, dobbiamo ancora cioè deve ancora arrivare il nerazzurro, dobbiamo vedere ancora come finisce la stagione al Modena, però ecco, come idea si potrebbe pensare anche a questo, visto che comunque, lo abbiamo detto, è un giocatore anche molto, molto duttile. Vi do un paio di curiosità, secondo me interessanti, perché è un giocatore che viene paragonato a Rabiot, sicuramente per il taglio di capelli che lo ricorda e anche un po' nelle movenze, un po' sicuramente quello ci può ricordare un Rabiot, sicuramente un Rabiot molto più sporco, molto più "sporco" tra virgolette, con un gioco più sporco ovviamente, con un Rabiot meno esperto, cioè è un paragone molto, molto esagerato, ma è un paragone che per lo stile di gioco, guardando il giocatore, se avete modo di andarvi a recuperare i video, potrebbe anche un po' ricordarlo. Ecco, nelle movenze e nei movimenti potrebbe un po', ricordarlo e poi come Rabiot è mancino di piede, ovviamente parliamo di 2 altezze diverse, e quindi ecco, questa è la prima curiosità che sicuramente salta di più all'occhio, perché ho visto e ho letto anche articoli, il nuovo Rabiot, però insomma dobbiamo dargli tempo, ecco, sicuramente, nonostante non sia giovanissimo, perché comunque 23 anni non è giovanissimo.
L'altra invece curiosità che voglio riportarvi è che, viene definito e se d in Serie B viene definito l'unicorno Massolen. Ho visto un post della Lega Serie B, dove appunto viene specificato che gli americani definiscono unicorn i giocatori che sembrano combinare delle abilità e delle attitudini che sono fuori, dal comune, quindi capaci di cose in controtendenza con la loro fisicità e che ci sfuggono e che sfuggono anzi a qualsiasi forma di categorizzazione. È un bel soprannome, nel senso perché ci dà l'idea comunque di un giocatore sicuramente particolare e il fisico sicuramente, ci dice questo. Infatti vi mostro anche quello che era il post poi della Lega Serie B che mi ha incuriosita, qualità fisico imponente, intelligenza tattica e personalità. Mastolén è il punto di equilibrio che dà ordine, creatività e proiezione offensiva al gioco dei canarini, sempre nel vivo dell'azione, rifinisce, recupera palloni e costruisce con lucidità, dimostrando una maturità ben oltre, l'età e infatti è stato MVP del mese di dicembre, MVP under 23 del mese, di dicembre. Quindi sicuramente quelli che sono i dati e quello che è il rendimento recente di questo giocatore ci presentano, ecco, un giocatore di prospettiva. Se sarà o meno l'acquisto giusto per questa Inter lo scopriremo, perché avremo modo di vederlo e sicuramente la guida di Christian Chivu può aiutare in questo, visto che ha lavorato e lavora a stretto contatto con i giovani. E questa era un po' la panoramica. Voglio sapere innanzitutto non vi chiedo un giudizio sul mercato perché so che insomma ne avete parlato e avremo modo poi di riparlarne. Vi chiedo invece se avete avuto modo di vederlo, di vedere i suoi video, magari anche di vedere qualche partita del Modena in Serie B, se vi convince, se pensate che in prospettiva possa essere un acquisto giusto per l'Inter, visto che comunque noi siamo molto attenti alla categoria giovani, guardiamo sempre un po' intorno a noi per capire se c'è qualche giovane da individuare, da portare in nerazzurro. Ecco, Massolen arriverà sicuramente in nerazzurro, quindi fatemi, sapere se vi convince. Ecco, vi aspetto, qui nei commenti e poi vi aspetto oggi in live alle 19:30 con il solito appuntamento quotidiano qui su Passione Inter. Nel frattempo io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del video e vi lascio un contenuto, di approfondimento al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui